Arriva l'estate con un certo stile. Siamo in compagnia di Cristiano Luzzago e la Mercedes S220 Cabriolet. Amici di Gentleman Driver, anche oggi presentiamo un bel modello di Mercedes-Benz. È la 220 SE Cabriolet. Questa vettura appartiene alla gamma delle Mercedes W111, che fu la serie di produzione che coprì tutta la decada degli anni 60. Con questa serie la Mercedes raggiunse un'altra delle proprie pietre miliari importanti. Innanzitutto perché su queste vetture della serie 111 furono sperimentati le prime carrozzerie sicure, quelle che noi oggi chiamiamo i crash test, cioè delle carrozzerie collassabili che mantenevano integra la struttura dell'abitacolo a protezione dei passeggeri. Insieme a questa anche l'introduzione delle cinture di sicurezza. Ma soprattutto quello che fece la differenza fra questi modelli e i modelli degli anni 50, le cosiddette ponton, è il fatto che mentre le ponton derivavano da un periodo post bellico nel quale la Mercedes aveva la necessità di dimostrare che la politica aziendale era quella di produrre vetture solide, robuste, affidabili e ben rifinite, con l'avvento degli anni 60 si ispira direttamente al mercato americano, sia perché aumenta le dimensioni delle proprie vetture tanto in lunghezza quanto in larghezza, sia per il fatto che con i parafanghi posteriori che terminavano con delle pinne pronunciate, il modello che noi in Italia chiamiamo cosiddetto codine, si ispirava veramente a quello che era il gusto americano dell'epoca. La produzione delle auto, che nel 58 era poco meno di 100.000 vetture, già nel 61 è di 200.000 vetture e alla fine degli anni 60 è di quasi 300.000 vetture all'anno. Queste splendide convertibili di Mercedes, che con le linee molto morbide e le dimensioni importanti, gli interni particolarmente rifiniti con pellami di grande pregio, i cruscotti rivestiti completamente in legno, classici ma moderni e sportivi al tempo stesso, incarnano veramente il gusto di quella clientela che desidera un oggetto di lusso, moderno, che gli consente di mettersi in mostra, di partecipare alla bella vita e di entrare a pieni diritti nel jet set internazionale. Infatti sono molte anche le star dello spettacolo che si fanno riprendere volentieri alla guida di queste vetture, e scorrendo il portfolio della Mercedes troviamo anche il famoso pugile Rocky Marciano alla guida proprio di una Mercedes 220 SE identica a questa. Questa vettura è un esemplare infatti di provenienza americano e lo possiamo capire da alcuni dettagli che differiscono dai modelli europei. Infatti, mentre nei modelli europei il fanale aveva un'unica parabola intera, nel modello americano, per adeguarsi alla normativa locale, aveva invece delle parabole distinte fra fanali abbaglianti, anabbaglianti e frecce. Anche le finiture cromate dei parafanghi sono un vezzo decisamente americano, così come il volante bianco e il pomolo del cambio bianco, che sono proprio per adeguare la vettura a quel mercato spesso californiano dove le vetture erano frequentemente esposte al sole e quindi le temperature dei volanti neri potevano salire notevolmente, impedendo l'utilizzo della vettura. A differenza della berlina W111 che uscì nel 59 e che quindi ebbe un periodo di gestazione durante gli anni 50 nel quale la Mercedes osservò attentamente i gusti americani e quindi produsse una carrozzeria con i parafanghi posteriori con delle pinne molto marcate. Nel 62-63, quando nacquero invece i modelli coupé e cabriolet della W111, il gusto si stava già evolvendo, quindi il parafango pinnato viene smussato con delle linee molto più morbide che seguono di più il gusto degli anni 60. La serie W111 era caratterizzata in quasi tutti i modelli da una motorizzazione molto robusta ed eccellente. Si trattava di un 6 cilindri ad iniezione meccanica Bosch, che era praticamente la prima vettura di larga produzione ad utilizzare. Nel primo modello la cilindrata era di 2200 cm3 e nel corso
degli anni 60 fu incrementata a 2500 e a 2800 cm3. Le velocità di questa vettura passavano dai 170 ai 180 km/h. Questi modelli avevano una frenata molto efficace, infatti erano equipaggiati con freni a disco anteriori, tamburo posteriori, assistiti da un servofreno che ne incrementava la potenza. Le Mercedes V111 erano equipaggiate di serie con il cambio manuale, ma su richiesta come opzionale si poteva avere anche il cambio automatico, questo per aderire sempre di più alle richieste del mercato statunitense. Per lo stesso motivo si poteva avere anche il servosterzo. La sensazione che si prova alla guida di queste convertibili è quella di essere un attore di Hollywood che al tramonto percorre le lunghe strade americane diretto a Beverly Hills o a Palm Springs.